Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questa Duoz C29, ma mi starete dicendo, beh, la C29 non l'hai già provata? Sì, ma questa qui è la versione 2024. C'è qualche piccola miglioria, rimane sempre un missile. L'avevo definita così nel primo modello, diciamo nella versione 2023, e adesso la chiamo missile al quadrato, perché può raggiungere, sì, i 45 km/h. Non si potrebbe, vi arriva a 25 km/h, quindi limitata. Poi vedete voi cosa farne, perché io sono in una strada privata, in mezza campagna, quindi posso fare più o meno quello che voglio, dai, diciamo così. E per una volta ho ricevuto la bici senza neanche un danno, cioè neanche un segno. Cioè addirittura il cartone non aveva nemmeno una piccola maccatura, ma niente di niente. Quindi imballaggio e spedizione voto 10, perché vi consiglio sempre di acquistare questa bicicletta sul sito ufficiale Duoz, perché con anche il mio coupon andrete sempre a pagarla meno rispetto a siti concorrenti. Comunque prima dell'acquisto, se siete interessati, vi consiglio sempre di andare a guardare su altri store e vedrete che alla fine Duoz è sempre la scelta migliore, il sito ufficiale. Se non ricordo male, la volta scorsa è arrivata con Bartolini, questa volta con DHL. I magazzini sono situati in Europa, quindi più o meno dall'ordine vi arriverà in una settimana circa, e cerco di raccontarvi il tutto in breve. In dotazione troverete le classiche chiavi, cacciavite, c'è tutto, la pompetta manuale e portatelefono impermeabile. Per ora diciamo che non l'ho utilizzata, poi vedremo in futuro se potrà essere utile. Ci sono anche i parafanghi, sapete benissimo che non li amo, però piano piano ci ho fatto l'abitudine e non sono neanche così brutti. Il manuale utente anche qui non lo trovo ben spiegato, dove consiglio soprattutto di andarci a logica, e ci vorrà più o meno un'oretta a montare il tutto. Dai, nulla di così complicato. Diciamo che l'unica cosa difficile è capire l'orientamento dei parafanghi, o meglio delle staffe dei parafanghi. Vi consiglio di guardare varie foto online così da prendere spunto. Pneumatico anteriore da montare, il fanale, sella e portapacchi posteriore, quest'ultimo con fanale annesso. Il fanale posteriore va collegato, c'è proprio il connettore a spenzoloni qui a fianco alla ruota posteriore, quindi va collegato, e poi il tutto fascettato per bene. Le fascette sono in dotazione, come anche le fascette che ho posizionato qui davanti, un po' per rendere il tutto più pulito. Già montata sul manubrio, questa volta troviamo la presa USB con ricarica lenta, però non si sa mai, per le emergenze può sempre essere utile, soprattutto se si monta il portatelefono, così si può ricaricare intanto che si pedala anche lo smartphone, ma pedalando non si ricarica anche lo smartphone e sfrutterà la batteria della bici e ve la consumerà. Peso praticamente invariato di 27 kg, certificazione IPX5, il telaio completamente in alluminio e forcelle anteriori regolabili. Pneumatici da 29 pollici, sembrano sinceramente più grandi rispetto ai predecessori, anche se il modello precedente aveva sempre dei 29 pollici. Nell'uso pneumatici così grandi sono molto comodi e più o meno per persone alte 1,65 circa in su sono a dir poco perfetti. Io sono alto più o meno 1,72 e mi trovo veramente bene, e devo anche alzare un pochino la sella, diciamo dai, un pochino il tutto è regolabile. La sella si regola ovviamente sì in altezza, ma è diversa rispetto alla versione 2023, sella molto più ampia, molto più ergonomica, molto più comoda e molto meno racing, diciamo che nell'uso è top. Doppio freno disco con un diametro da 160 mm, che nell'uso puramente elettrico, soprattutto se si superano determinate velocità, servirebbe un filo di potenza frenante in più, contando che non si possono superare i 25 km/h, quindi sto parlando per l'utilizzo da campagna. Se non si superano i 25 km/h i freni sono più che sufficienti. Motore da 750 watt, ma il controller rispetto al modello precedente che era in vista questa volta è nascosto al suo interno della bici, quindi rende il tutto molto più pulito e ne giova il design. La batteria da 15 Ah, enorme, con un peso approssimativo di quasi 4 kg. Può essere rimossa tranquillamente con l'apposita chiave e si estrae proprio a scorrimento, e la batteria può essere ricaricata in mobilità, diciamo così. Potete portare la batteria in casa e ricaricarla alla presa elettrica. Se siete interessati in una seconda batteria, sul sito ufficiale è disponibile. Cambio Shimano a 21 rapporti, non così eccezionale, sì veloce ma non fulmineo.
anche se grazie all'elettrico si tende a mantenere più o meno la stessa marcia o le stesse marce un po' più alte. Comunque il tutto direi affidabile. Per quanto riguarda le funzionalità, computerino di bordo completamente rivisitato. E mi sono accorto proprio ora che finalmente, dopo 2 settimane di pioggia, è comparso un po' di sole. Quando c'è proprio il sole che punta verso lo schermino non si vede proprio così benissimo, anche con la retroilluminazione impostata sul massimo, perché si può modificare. Computerino più moderno, esteticamente molto più piacevole, ma le funzioni più o meno sono rimaste invariate, a parte il collegamento con lo smartphone. Classiche 3 funzioni, quindi troviamo la Ride Mode, che dovete pedalare in sostanza, e se volete potete accendere o meno il computerino di bordo. L'Assist Mode, che è la modalità assistita e classica delle bici elettriche, che dovete andare solamente a pedalare, diciamo che non c'è bisogno di fare chissà che sforzo, basta ruotare, poi dipende sempre dal vostro utilizzo. E poi troviamo la Pure Electric Mode. Questa modalità in teoria non dovrebbe esserci perché c'è il manettino che non è legalissimo, ma può essere usata questa bicicletta come un vero e proprio motorino. 5 modelli di assistenza differenti che possono essere modificati direttamente con i tasti più o meno qui a fianco dello schermo, e sulla sinistra troviamo il comando di accensione dei fanali e il clacson elettrico presente nel fanale anteriore. Menu nascosto anche qui sempre presente, perché dall'app non si può intervenire o meglio modificare i parametri della bici. Si tiene premuto sempre più e meno in contemporanea e si trovano i classici programmi da modificare presenti anche sul manuale utente, quindi questa volta è tutto ben spiegato e potete anche andare a controllare voi cosa andate a modificare, ma vi consiglio di modificare solamente il programma 8, è sempre quello su tutte le bici. Il programma 8 potete andare a modificare il limite di velocità, mi raccomando, dopo non è più legale la bicicletta. Si può impostare insomma limite di velocità illimitato, comunque più o meno raggiungerete sempre quei 45 km/h. Poi le altre funzioni consiglio di non modificarle. C'è anche il programma 9 che in sostanza è per la partenza da fermo, si parte con l'acceleratore ma non si può dire, e questa funzione si può modificare anche con l'applicazione. Infine un ulteriore trucco: quando state pedalando oppure state utilizzando l'acceleratore, tenete premuto per 5 secondi circa il tasto meno e in automatico si attiva la modalità cruise, quindi mantiene sempre la stessa velocità senza fare nulla, quindi potete andare anche senza mani e la bici va avanti da sola. Questo non si deve fare. Una piccola novità è l'applicazione ufficiale Duot, scaricabile sul proprio store, quindi sia per iPhone che per Android. Fate una breve registrazione iniziale, basta nome utente, o meglio, basta mail e password. Lo smartphone, per avere accesso alla bici, deve avere accesso alla Bluetooth e la posizione. Il collegamento è molto rapido e da lì potete vedere i chilometri totali, i chilometri percorsi nella sessione, settare il livello di velocità, il cruise, occhio, perché ho detto, ma vuoi dire che parte subito il cruise? Quando attivate il cruise la bici va praticamente in modalità camminata, quindi la bici parte. Se avete la bicicletta appoggiata sul cavoletto va avanti da sola con lo smartphone. Ok. Anche qui è possibile attivare la partenza da fermi, si può anche aggiornare il firmware sempre se uscirà un aggiornamento in futuro. Potete guardare un pochino le statistiche della bici e vedere anche la velocità in tempo reale, e non si può sbloccare il limite di velocità. Limite di velocità, come vi ho detto, si può solamente modificare dal computer di bordo. Devo dire che nell'uso questa bici è fantastica, e già come vi ho detto nell'intro è una perfezione del modello precedente. Come vi dicevo, può raggiungere anche i 45 km/h in Pure Electric Mode, quindi completamente in elettrico, però vi consiglio di mantenere la bici legale, diciamo così, perché comunque 25 km/h sono più che sufficienti, e mantenendo anche velocità tra virgolette ridotte può raggiungere distanze inimmaginabili. Dai, diciamo che con un uso normale, soprattutto pedalando, gli 80 km si fanno tranquillamente con una singola carica, quindi chilometri se ne fanno a volontà, e se andate pianissimo quasi 100 km secondo me si riescono a fare. E in modalità puramente elettrico 50 km circa, distanze maggiori rispetto a un classico monopattino, e poi sbloccato sembra quasi di avere un classico motorino 50. Per ricaricarsi la batteria ci vogliono circa 6-7 ore per una ricarica completa se ce l'avete completamente scarica, e la guidabilità è ottima. Inizialmente ho trovato
non so, i vari movimenti del manubrio, tutto un po' come se fosse sui binari. Forse hanno adottato dei cuscinetti diversi, un qualcosa che rende la sterzata più fluida e diversa dalle altre bici. Sarà forse che non sono abituato a pneumatici così grandi, non so, sembra tutto molto fluido e si muove tutto in contemporanea, non so come spiegare, come se fosse un differenziale posteriore. Non è facile da spiegare, però fidatevi che si guida veramente bene, soprattutto su tutti i tipi di terreno. Fanale anteriore classico, ormai presente su tutte le biciclette, secondo me è sempre lo stesso modello, fascio molto sì luminoso ma molto direzionale, e fanale posteriore, il precedente modello non era presente, infatti mi ero lamentato, collegato direttamente sul portapacchi e non si può regolare, sembra che punti un pochino troppo verso l'alto, però non sembra neanche così fastidioso se controllate dietro alla bicicletta. L'importante è farvi vedere. Visto che è una recensione aggiornamento, devo dire che mi sono dilungato anche troppo, e rispetto al modello precedente sarà forse per il portapacchi posteriore, la trovo più una city bike e non tanto mountain bike, anche se nell'utilizzo non è proprio così, perché può andare veramente ovunque e soprattutto di potenza ne ha a volontà, riesce a percorrere anche salite con una pendenza di 30 gradi circa, quindi potenza ce n'è. Il prezzo ufficiale al momento di 849,99 euro, sempre sul sito Duoz, e c'è il mio coupon sconto, coupon che per questa bici qua è UWIN Code C29, proprio come il modello della bicicletta, e vi abbassa ulteriormente il prezzo di 50 euro, quindi andrete a pagarla 799 euro, e se passate direttamente dal mio link, una volta che premete, in automatico lo sconto andrà nel carrello, quindi non c'è bisogno di copiare, incollare quant'altro, cliccate sul mio link e in automatico vedrete il prezzo nel carrello scontato. E vai! Mio nonno, ciao! Un ulteriore consiglio è quello di valutare l'acquisto di una seconda batteria, o meglio, se acquistate la bicicletta, sotto il prezzo c'è anche la versione con bundle, quindi potete acquistare bici più seconda batteria, quindi ne avrete due ad un prezzo di 200 euro in più per avere la seconda batteria, quindi assolutamente buono. E devo chiedere a voi, trovatemi una bici a meno di 1000 euro con un bundle del genere, quindi doppia batteria, quindi fate praticamente 200 km e avete una bicicletta bella, una mountain bike city bike a meno di 1000 euro. Se avete il modello precedente non vi consiglio assolutamente l'upgrade, non ne vale la pena, però se non avete nessuna bicicletta e siete intenzionati a acquistare una bici elettrica performante con una durata della batteria esagerata e soprattutto ad un prezzo ragionevole, devo dire che questa qui fa proprio a caso vostro. Io rimango sempre a disposizione per qualsiasi info, mi raccomando, se acquistate questa bici non raggiungete determinate velocità se non in strade private. Un salutone e alla prossima su UWIN Vlog!